Bentrovati nella seconda e ultima parte dedicata a Coral Castle. Nello scorso video vi avevo confidato che mi avrebbe fatto piacere raccontare qualche altra teoria sulla visione che Praveen Mohan ha di questo posto. Dai vostri commenti ho capito che avreste apprezzato una seconda parte e quindi eccoci qui. Per chi si fosse perso lo scorso video vi consiglio di recuperarlo, vi lascio il link qui in schermata da qualche parte. Vi ricordo anche che se siete interessati ai temi che affronto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi contenuti. Ma ora, come al solito, mettetevi comodi e iniziamo con il racconto. Si racconta che Coral Castle sia stata costruita da un uomo solo di nome Edward Lizcanin per la sua Sweet 16, la dolce ragazza sedicenne che in giovinezza le aveva rubato il cuore e che il giorno prima delle nozze l'aveva lasciato. Ma se fosse davvero così, non ci sarebbero dovuti essere più rimandi romantici come sculture evocative o il nome della ragazza inciso su qualche masso? E perché Ed decise di non farsi aiutare da nessuno? Avrebbe impiegato meno tempo e fatica, eppure non ha mai voluto operai né attrezzi dell'epoca che avrebbero potuto agevolare il suo lavoro. In realtà la sua dolce sedicenne veniva citata spesso solo all'epoca del primo progetto a Florida City, Let's Place, tant'è che quando si trasferì ad Homestead smise di parlarne. Alcuni dei suoi parenti in Lettonia non credono molto alla storia d'amore di Coral Castle e, informandosi di più sul passato di Lizcanin, Praveen ha riportato particolari interessanti. Quando nel 1905 scoppiò la rivoluzione russa, pare che Ed partecipò attivamente alla rivolta con la speranza che il regime zarista cessasse la sua oppressione. In questo contesto, diverso tempo dopo, Ed decise di lasciare il suo paese e, non sentendosi al sicuro in nessuno stato europeo, pensò di trasferirsi negli Stati Uniti. Una versione dei fatti a quanto pare confermata anche da uno dei fratelli di Lizcanin. In America Ed decise di mantenere un profilo basso. Dando un'occhiata ai suoi documenti, il cognome appare sempre diverso. A volte è Lezcalin, altre volte Lizcanin, mentre in realtà il suo nome originale lituano sarebbe una cosa come Edvards Liezkaninš, credo. Potrebbe essere un semplice errore di trascrizione? Certo, ma le stranezze non finiscono qui. A quanto pare, quando fu ricoverato in ospedale prima di morire, Ed comunicò come giorno del suo compleanno il 10 agosto del 1887, mentre nella famosa petizione di richiesta di cittadinanza quello del 12 gennaio 1887. Possibile che si tratti solo di continui e ripetuti errori? Praveen sostiene che a causa di questi dati sempre diversi sia stato molto difficile per lui ricostruire la storia di quest'uomo e si dice convinto che le inesattezze documentali siano errori intenzionali voluti da Edward per non farsi rintracciare facilmente. Continua affermando che un immigrato da solo che mette in piedi una struttura megalitica di nascosto al buio della notte, circondato da strani utensili, magneti e ingranaggi vari, avrebbe potuto insospettire il governo americano. La paranoia di essere rispedito in Lettonia era tale da aver gonfiato o inventato di sana pianta la storia della dolce sedicenne per imbonirsi gli americani e sviarli dalle sue reali intenzioni. Nel documentario intitolato Behind the Mysteries of Coral Castle, alcune persone del luogo di nascita di Ed dichiararono che l'unica fidanzata di Lizcanin di cui conoscevano il nome non era Agnes, ma quello di una certa Hermine Lucis, e che nessuno dei parenti ancora in vita ricorderebbe il fatidico abbandono avvenuto il giorno prima del matrimonio. Quindi qual è la verità? In un certo senso, seguendo questa linea di pensiero, sembrerebbe che le intenzioni di Ed non fossero romantiche, ma che Coral Castle fosse in realtà un luogo dove poter condurre i suoi esperimenti in santa pace e senza dare troppo nell'occhio. Ritorniamo ora sulle misteriose costruzioni di Coral Castle e sui loro probabili significati, perché anche in questo caso Praveen sostiene che la loro storia sia molto diversa da quella raccontata. Oltre
i pianeti, Ed avrebbe costruito non delle semplici sedie, letti e monumenti vari per la famiglia, ma ogni blocco di pietra rappresenterebbe alcune delle costellazioni visibili nel cielo. I massi impilati a forma di timpano che molti hanno associato alle piramidi, altri ancora al compasso ed il simbolo della massoneria, per Praveen rappresentano la costellazione della bilancia. L'idea di averli appoggiati e quindi bilanciati in quel modo è un indizio. L'obelisco, che in origine possedeva un'antenna metallica, oggi corrosa ma ancora visibile, sarebbe la costellazione del Toro. I due massi che formano una T e che in molti hanno associato a Stonehenge rappresenterebbero la costellazione della Vergine. Le sedie da lettura con un poggiapiedi al centro sarebbero invece la costellazione del Cancro. In una zona di Coral Castle, secondo il racconto delle guide, Ed avrebbe costruito l'angolo del pentimento per punire i figli se si fossero comportati male. Le due aperture ad altezza umana nella pietra sarebbero servite per bloccare la testa del disubbidiente di turno affinché non potesse muoversi. Secondo Praveen, raccontare di questo luogo di tortura sarebbe una calunnia gratuita nei confronti di Lizcanin, perché a suo avviso i due passaggi ad altezza umana sarebbero invece un richiamo alla costellazione dei gemelli, in particolare alla figura dei due fratelli gemelli della mitologia greca, Castore e Polluce, con i cui nomi sono state chiamate le stelle più famose della costellazione. Se fosse davvero, come dice questo ricercatore, l'accuratezza astronomica di Ed, che ricordiamo aveva solo la quarta elementare, sarebbe ancora più sorprendente. All'epoca non c'era internet, quindi riuscire ad avere a disposizione tutte queste informazioni senza peraltro un'istruzione non doveva essere per niente semplice. La mancanza delle altre costellazioni è probabilmente dovuta al fatto che Ed non avesse terminato i lavori a Coral Castle. Per sua stessa ammissione sappiamo che avrebbe voluto aggiungere altre costruzioni in pietra. Ma ora passiamo all'ultima creazione che voglio analizzare con voi, cioè il pozzo a spirale. Sempre secondo le ricerche di Praveen, la vera ragione per cui Ed scelse la Florida era il Biscayne Aquifer, una falda acquifera che attraversa il sottosuolo della Florida del Sud e la cui acqua è filtrata dalle rocce calcaree stesse. La stranezza che notò è che nonostante Ed avesse aggiunto una corda e un secchio per prelevare l'acqua, per il suo pozzo a spirale aveva costruito anche una scalinata di 16 gradini che scendevano fino ad arrivare alla falda. Per quale motivo? Se il pozzo fosse servito solo per le necessità di base classiche come bere o lavarsi, gli sarebbe bastato usare la sua carrucola improvvisata con la corda e il secchio. Inoltre il pozzo, così come il torrione dove erano custoditi i suoi arnesi misteriosi, erano aree riservate e chiuse al pubblico. Per quale motivo? Secondo Praveen, lì Ed conduceva i suoi esperimenti segreti. Possibile che volesse sfruttare l'energia generata dalla falda acquifera secondo i principi della fisioelettricità? C'è stato un uomo che aveva vedute molto simili e che Ed incontrò a New York, Nikola Tesla. Tesla progettò il Wardenclyffe Tower, una struttura che avrebbe dovuto trasmettere energie limitate senza cavi in tutto il mondo, sfruttando l'energia libera della natura. Un progetto stroncato dal suo finanziatore che, quando venne a conoscenza dei veri obiettivi di Tesla, decise di smettere di finanziarlo. Il Wardenclyffe Tower fu considerato dalla stampa come la follia di Tesla da $1 milione. Nel 1923, in tribunale, lo scienziato rivelò che la parte più importante di quella struttura si trovava sottoterra. Profondo ben 37 metri, aveva infatti costruito un pozzo sotto la torre per poter accedere alla falda acquifera che scorre a quel livello del suolo. Quando la torre fu smantellata, venne trovata una scala a chiocciola che conduceva sottoterra, proprio come le scale di Ed che conducono al pozzo. Scegliere il sud della Florida avrebbe agevolato di molto l'esperimento di Lizcanin, dato che nel suo caso, per la falda acquifera, bastava scavare solo qualche metro nel terreno. Ulteriori prove arrivano dal tavolo sullo stato della Florida. Nello scorso video vi ho parlato del catino incassato nel masso che rappresenterebbe il lago Okeechobee. La falda acquifera di Biscayne proviene dal fiume Everglades,
che a sua volta proviene dal lago Okeechobee. Per questo Ed decise di rappresentarlo nel tavolo come indizio per commemorare l'importanza che aveva avuto in tutto il suo progetto. Forse Ed era riuscito a sfruttare l'energia della falda acquifera di Biscayne per compiere i suoi lavori. In alcune vecchie foto è visibile un arnese che costruì con dei pali, una sorta di treppiede munito di carrucole. Sono in molti a credere che abbia usato questo e altri strumenti per costruire Coral Castle, ma c'è un dettaglio che rimane misterioso: una scatola rettangolare posta in cima al treppiede. Seguendo l'immaginazione si potrebbe pensare ad una specie di alimentatore in grado di sfruttare l'energia generata dal suo pozzo e capace di far fluttuare in aria i massi, producendo quel suono a bassa frequenza costante che ad esempio i vicini dicevano di sentire di notte provenire proprio da Coral Castle. Ad oggi è impossibile trovare una risposta perché proprio nei giorni in cui Ed era in ospedale qualcuno entrò nella sua proprietà, trafugando parte del materiale che utilizzava per le sue opere, compresa la famosa scatola misteriosa. Inoltre pare che fosse stato contattato dalla FBI e sono in molti a credere che siano stati proprio loro a sequestrare parte del materiale di Lizcanin, materiale che non è mai più stato ritrovato. Che abbia usato solo corde, carrucole o un treppiedi resta ancora un mistero, proprio a causa dei numerosi dettagli bizzarri che inevitabilmente incontri quando ti lasci rapire da questa incredibile storia. E come ciliegina sulla torta, pare che nell'ultimo periodo della sua vita Ed volesse rivelare i suoi segreti, ma purtroppo la malattia lo colpì, spegnendolo dopo pochi giorni all'ospedale di Miami, come vi avevo raccontato nello scorso video. Con questo siamo giunti al termine. In descrizione trovate il riferimento al libro di Praveen e nel caso in cui voleste approfondire ulteriormente e cimentarvi voi stessi con le particolari teorie sul magnetismo di Edward Lizcanin, vi lascio il link al suo Magnetic Current, sempre in descrizione. Io spero che il video vi sia piaciuto, noi ci vediamo prossima settimana, vi mando un forte abbraccio, ciao a tutti, ciao!